Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Envarsus Chiesi Italia SPA. Ultimo aggiornamento 17 novembre 2021. Cos'è Envarsus? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Envarsus durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Envarsus? Envarsus ha un farmaco a base del principio attivo tacrolimus, appartenente alla categoria degli immunosoppressori e nello specifico inibitori della calcineurina. È commercializzato in Italia dall'azienda Chiesi Italia SPA. Envarsus può essere prescritto con ricetta RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Confezioni. Envarsus 0,75 mg 30 compresse a rilascio prolungato. Envarsus 1 mg 60 compresse a rilascio prolungato. Envarsus 4 mg 30 compresse a rilascio prolungato. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Chiesi Farmaceutici SPA. Concessionario: Chiesi Italia SPA. Ricetta: RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Classe A. Principio attivo tacrolimus. Gruppo terapeutico: immunosoppressori. Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato. Indicazioni: profilassi del rigetto del trapianto negli adulti riceventi trapianto allogenico di rene o di fegato. Trattamento del rigetto allogenico resistente al trattamento con altri immunosoppressori nei pazienti adulti. Posologia. Envarsus ha una formulazione orale di tacrolimus in dose unica giornaliera. La terapia con tacrolimus richiede un attento monitoraggio da parte di personale adeguatamente qualificato e attrezzato. La prescrizione di questo medicinale e le eventuali modifiche della terapia immunosoppressiva devono essere iniziate unicamente da medici con esperienza nella terapia immunosoppressiva e nella gestione dei pazienti trapiantati. Lo scambio involontario, non intenzionale o senza supervisione tra le formulazioni di tacrolimus a rilascio immediato o a rilascio prolungato è pericoloso. Ciò può portare al rigetto dell'organo o a un aumento dell'incidenza di reazioni avverse, compresa un'immunosoppressione scarsa o eccessiva, effetti dovuti a differenze clinicamente rilevanti nell'esposizione sistemica a tacrolimus. I pazienti devono essere mantenuti in terapia con una singola formulazione di tacrolimus con il regime posologico giornaliero corrispondente. Eventuali cambi della formulazione o del regime devono avvenire solo con l'attenta supervisione di uno specialista in trapianti, vedere paragrafi 4, 2 e 4, 8. Dopo il passaggio ad una qualsiasi formulazione alternativa, è necessario effettuare un monitoraggio terapeutico del farmaco, con aggiustamenti della dose per assicurare il mantenimento dell'esposizione sistemica a tacrolimus. Posologia. Le dosi iniziali raccomandate, riportate sotto, devono servire soltanto come indicazione generale. Nella fase iniziale del periodo post-operatorio tacrolimus viene normalmente somministrato in associazione ad altri immunosoppressori. La dose può variare in base al regime immunosoppressivo prescelto. Il dosaggio di Envarsus deve basarsi principalmente sulle valutazioni dei segni clinici di rigetto e sulla tollerabilità del singolo paziente, coadiuvate dal monitoraggio del livello ematico, vedere di seguito il paragrafo. Monitoraggio terapeutico del farmaco. Se sono evidenti segni clinici di rigetto, deve essere considerata una modifica del regime immunosoppressivo. Poiché copyright tacrolimus ha una sostanza caratterizzata da bassa clearance, gli aggiustamenti della dose possono richiedere diversi giorni prima che venga raggiunto lo steady state. Per impedire il rigetto del trapianto, è necessario mantenere l'immunosoppressione. Di conseguenza, non è possibile indicare alcun limite per la durata della terapia orale. Solitamente le dosi di Envarsus vengono ridotte nel periodo successivo al trapianto. I cambiamenti clinici del paziente nel periodo post-trapianto possono alterare la farmacocinetica di tacrolimus con la necessità di ulteriori aggiustamenti della dose. Dose dimenticata. Un'eventuale dose dimenticata deve essere assunta dal paziente non appena possibile, il giorno stesso. Il paziente non deve assumere una dose doppia il giorno successivo. Profilassi del rigetto del trapianto di rene. La terapia con Envarsus deve iniziare con una dose pari a 0,17 mg/kg/v e somministrata una volta al giorno, al mattino. La somministrazione deve cominciare entro 24 ore dal termine dell'intervento chirurgico.
Profilassi del rigetto del trapianto di fegato. La terapia con Envarsus deve iniziare con una dose pari a 0,11-0,13 mg/kg/d e somministrata una volta al giorno, al mattino. La somministrazione deve cominciare entro 24 ore dal termine dell'intervento chirurgico. Trasferimento dei pazienti trattati con Prograf o Advagraf ad Envarsus a eurotrapianto allogenico. Envarsus non ha intercambiabile, a parità di dose, con altri medicinali esistenti che contengono tacrolimus, a rilascio immediato o a rilascio prolungato. I pazienti sottoposti a trapianto allogenico, in terapia di mantenimento con Prograf, a rilascio immediato, 2 volte al giorno, o con Advagraf, una volta al giorno, che richiedono il passaggio ad Envarsus una volta al giorno, devono essere trasferiti su una base di dose giornaliera totale di 1,07 mg. Pertanto, la dose di mantenimento di Envarsus deve essere inferiore del 30% alla dose di Prograf o Advagraf. In pazienti stabilizzati trasferiti da tacrolimus in formulazioni a rilascio immediato, 2 volte al giorno, ad Envarsus, una volta al giorno, su una base di dose giornaliera totale di 1,07 mg, l'esposizione media sistemica a tacrolimus, AUC0,24, è stata simile a quella di tacrolimus a rilascio immediato. Il rapporto fra i livelli di valle di tacrolimus, C24, e l'esposizione sistemica, AUC0,24, per Envarsus è simile a quello di tacrolimus a rilascio immediato. Non sono stati condotti studi sul trasferimento dei pazienti da Advagraf ad Envarsus. Tuttavia, i dati dai volontari sani fanno pensare che sia applicabile lo stesso tasso di conversione rispetto al trasferimento da Prograf a Envarsus. Nel trasferimento da formulazioni di tacrolimus a rilascio immediato, per esempio Prograf capsule o da Advagraf capsule a rilascio prolungato ad Envarsus, i livelli di valle di tacrolimus devono essere misurati prima del trasferimento stesso ed entro 2 settimane dal trasferimento. Devono essere effettuati aggiustamenti della dose per assicurare il mantenimento di un'esposizione sistemica analoga dopo il passaggio. Si ricorda che i pazienti di etnia nera possono richiedere una dose superiore per raggiungere i livelli di valle desiderati. Conversione da ciclosporina a tacrolimus. È necessario procedere con attenzione nel trasferimento dei pazienti dalla terapia con ciclosporina alla terapia a base di tacrolimus, vedere paragrafi 4 e 4,5. La somministrazione di ciclosporina e tacrolimus in associazione non è consigliata. La terapia con tacrolimus deve essere iniziata dopo aver preso in considerazione le concentrazioni ematiche di ciclosporina e le condizioni cliniche del paziente. La somministrazione deve essere ritardata in presenza di elevati livelli ematici di ciclosporina. Nella pratica, la terapia a base di tacrolimus viene avviata da 12 a 24 ore dopo l'interruzione della ciclosporina. Il monitoraggio dei livelli ematici di ciclosporina deve continuare anche dopo la conversione alla nuova terapia, in quanto la clearance della ciclosporina può esserne influenzata. Trattamento del rigetto del trapianto allogenico. Per gestire gli episodi di rigetto sono stati utilizzati l'aumento del dosaggio di tacrolimus, l'associazione di terapie supplementari con corticosteroidi e l'introduzione di brevi cicli di trattamento con anticorpi mono/policlonali. Se si riscontrano segni di tossicità quali reazioni avverse gravi, vedere paragrafo 4,8, può essere necessario ridurre la dose di Envarsus. Trattamento del rigetto del trapianto allogenico in seguito al trapianto di rene o di fegato. Per la conversione da altri immunosoppressori a tacrolimus una volta al giorno, il trattamento deve cominciare con la dose orale iniziale raccomandata per la profilassi del rigetto del trapianto, rispettivamente per il trapianto di rene e di fegato. Monitoraggio terapeutico del farmaco. La dose deve basarsi principalmente sulle valutazioni cliniche del rigetto e sulla tollerabilità in ogni singolo paziente, coadiuvate dal monitoraggio dei livelli di valle di tacrolimus nel sangue intero. Quale aiuto per ottimizzare la dose, sono disponibili vari test immunologici al fine di stabilire le concentrazioni di tacrolimus nel sangue intero. Il confronto dei livelli ematici del singolo paziente nella pratica clinica con i valori pubblicati in letteratura deve essere fatto con attenzione e conoscenza del metodo d'analisi usato. Nell'attuale pratica clinica, il monitoraggio dei livelli nel sangue intero avviene con metodiche di immunodosaggio. Il rapporto fra i livelli di valle di tacrolimus e l'esposizione sistemica, AUC0,24, è ben correlato ed è simile tra la formulazione a rilascio immediato ed Envarsus. I livelli ematici di valle di tacrolimus devono essere monitorati nel periodo successivo al trapianto. È necessario rilevare i livelli ematici di valle di tacrolimus dopo circa 24 ore dalla ultima somministrazione di Envarsus, appena prima della dose successiva.
Inoltre, i livelli ematici di valle di tacrolimus devono essere monitorati costantemente dopo il trasferimento da prodotti a base di tacrolimus, aggiustamenti della dose, cambiamenti nel regime immunosoppressivo, oppure in caso di somministrazione di sostanze in grado di alterare le concentrazioni di tacrolimus nel sangue intero, vedere paragrafo 4.5. La frequenza del monitoraggio dei livelli ematici deve basarsi sulle esigenze cliniche. Poiché copyright tacrolimus ha una sostanza caratterizzata da bassa clearance, prima che gli aggiustamenti della dose di Envarsus portino allo steady state desiderato possono essere necessari vari giorni. I dati derivanti dagli studi clinici suggeriscono che gran parte dei pazienti può essere trattata con successo mantenendo i livelli ematici di valle di tacrolimus al di sotto di 20 ng/ml. È necessario prendere in considerazione le condizioni cliniche del paziente al momento di interpretare i livelli nel sangue intero. Nella pratica clinica, nel periodo immediatamente successivo al trapianto, i livelli di valle nel sangue intero sono generalmente compresi nell'intervallo tra i 5-20 ng/ml nei pazienti con trapianto di rene e nell'intervallo tra i 5-15 ng/ml nella successiva terapia di mantenimento. Popolazioni particolari. Pazienti anziani, 65 anni. Attualmente non vi sono evidenze disponibili che indichino la necessità di aggiustare la dose nei pazienti anziani. Compromissione epatica. Nei pazienti con compromissione epatica severa può essere necessario ridurre la dose per mantenere i livelli ematici di valle di tacrolimus entro i limiti raccomandati. Compromissione renale. Poiché copyright la farmacocinetica di tacrolimus non è influenzata dalla funzionalità renale, vedere paragrafo 5.2, non sono necessari aggiustamenti della dose. Tuttavia, a causa del potenziale nefrotossico di tacrolimus, si raccomanda un attento monitoraggio della funzionalità renale, incluse le valutazioni periodiche delle concentrazioni della creatinina sierica, il calcolo della clearance della creatinina e il controllo della diuresi. Etnia. Rispetto ai soggetti caucasici, i pazienti di etnia nera possono richiedere dosi superiori di tacrolimus per raggiungere livelli di valle analoghi. Negli studi clinici i pazienti trasferiti da Prograf 2 volte al giorno sono stati trasferiti ad Envarsus a 1,085 mg. Genere. Non è stato evidenziato che pazienti maschi e femmine richiedono dosi diverse per raggiungere livelli di valle simili. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Envarsus nei bambini di età inferiore ai 18 anni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Envarsus ha una formulazione orale di tacrolimus da assumere in dose unica giornaliera. Si raccomanda di somministrare una volta al giorno, al mattino, la dose orale giornaliera di Envarsus. Le compresse devono essere ingerite intere con un liquido, preferibilmente acqua, immediatamente dopo averle estratte dal blister. Per massimizzare l'assorbimento, generalmente Envarsus deve essere assunto a stomaco vuoto, vedere paragrafo 5.2. I pazienti devono essere avvertiti di non ingerire il disidratante. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Ipersensibilità ad altri macrolidi. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Con tacrolimus sono stati segnalati errori di terapia, compresa la sostituzione involontaria, o non intenzionale o senza supervisione tra le formulazioni di tacrolimus a rilascio immediato o a rilascio prolungato. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il tacrolimus disponibile a livello sistemico viene metabolizzato dal CYP3A4 epatico. Inoltre, vi è evidenza di un metabolismo gastrointestinale da parte del CYP3A4 nella parete intestinale. L'uso concomitante di sostanze, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Envarsus insieme ad altri farmaci come Eurosaurantina Euro, Euroscicorina Euro, Eurosdintoina Euro, Eurosdintoinal Euro, Eurosfenitoina Icma Euro, Eurosgamibeta Complexa Euro, Eurosichervisa Euro, Euroskeitruda Euro, Eurosnervaxona Euro, Eurosnoxafil, compressa gastroresistente a Euro, Eurosnoxafil, sospensione a Euro, Eurosposaconazolo Accorda Euro, Eurosposaconazolo Acla Euro, Eurosposaconazolo Ega Euro, Eurosposaconazolo Egistada Euro, Eurosposaconazolo Fresenius Cavia Euro, Eurosposaconazolo Milan Pharma Euro, Eurosposaconazolo Milana Euro, Eurosposaconazolo Sanduzza Euro, Eurosposaconazolo Teva Euro, Eurospradaxa, Capsula Euro, Eurosrifadina Euro, Eurosrifatera Euro, Eurosrifina Euro, Eurosrifocina Euro, Eurosandimun, Capsula Mollea Euro, Eurosandimun Neural, Capsula Mollea Euro,
Sandimun Neural, soluzione a Sandimun, soluzione a Sandimun, soluzione, uso interno, a svercazia a sxelianza eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Envarsus durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Envarsus durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Sulla base dei dati nell'uomo, tacrolimus attraversa la placenta. I dati limitati nelle donne sottoposte a trapianto d'organo non evidenziano un aumentato rischio di eventi avversi sul decorso e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Envarsus può alterare lievemente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Tacrolimus può causare disturbi visivi e neurologici. Tale effetto può essere potenziato con l'assunzione concomitante di Envarsus con alcol. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse riportate più comunemente per tacrolimus, verificatesi in 10% dei pazienti, sono tremore, compromissione renale, stato di iperglicemia, diabete mellito, ipercaliemia, infezioni. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. L'esperienza nel sovradosaggio è limitata. Sono stati riportati diversi casi di sovradosaggio accidentale con tacrolimus. La sintomatologia includeva tremori, cefalea, nausea e vomito, infezioni, orticaria, letargia e incremento dei livelli ematici di azoto ureico, della creatinina e dei livelli di alanina aminotransferasi. Non ha disponibile alcun antidoto specifico per la terapia con tacrolimus. In caso di sovradosaggio, è necessario istituire generali misure di sostegno e il trattamento sintomatico. A causa dell'alto peso molecolare, della scarsa solubilità in acqua e dell'elevato legame alle proteine plasmatiche, è prevedibile che tacrolimus non sia dializzabile. In pazienti isolati con livelli plasmatici molto elevati, l'emofiltrazione o la diafiltrazione sono state efficaci nel ridurre le concentrazioni tossiche. In caso di intossicazione conseguente a somministrazione orale, possono essere di aiuto la lavanda gastrica o l'uso di adsorbenti, come carbone attivato, se assunti immediatamente dopo l'ingestione. Si ricorda tuttavia che non vi è alcuna esperienza diretta ad oggi con il sovradosaggio di Envarsus. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Immunosoppressori, inibitori della calcineurina, codice ATC. L04A02. Meccanismo d'azione. A livello molecolare, gli effetti di tacrolimus sembrano mediati dal legame a una proteina citosolica, FKBP12, che è responsabile. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. La biodisponibilità orale di Envarsus è diminuita con la somministrazione del medicinale dopo i pasti. L'entità dell'assorbimento è diminuita del 55% e la massima concentrazione plasmatica del 22% con dati preclinici di sicurezza. Il rene e il pancreas sono stati gli organi primari interessati negli studi di tossicità effettuati nel ratto e nel babbuino. Nel ratto sono stati osservati effetti tossici causati da elenco degli eccipienti: ipromellosa, lattosio monoidrato, macrogol 6000, poloxamer 188, magnesio stearato, acido tartarico e 334, idrossitoluene butilato e 321, dimeticone 350. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.